Buongiorno Pippo, saluta. Buongiorno mondo. Qua abbiamo già un po' di materiale. Work in progress. Qua abbiamo Cristian dietro gli studi con una faccia felicissima. È un argomento che non è che ci piace tanto questo, i verbi. Però tocca fare anche quello. E qua c'è il sottoscritto e manca uno all'appello. Che devo ancora pulirgli la faccia, guarda. Mortadellina che sveglia. Amore, saluta qui i follower. Saluta i follower. Dile no, non mi posso far vedere tutta sporca, che la mamma mi deve ancora pulire la faccia. Ragazzuoli, buongiorno a tutti. Oggi non è proprio un buongiornissimo. È già un qualche giorno che avevo fastidio a un dente, ma si è accentuato parecchio. Forse non l'avete visto, sono andato a fare un preventivo per problemi che ci abbiamo in bocca. Io, come sempre, logicamente, con i denti molto di più. Jessica, per fortuna, molto di meno. E praticamente mi sta uscendo un dente del giudizio e lo devo tirare via perché mi sta facendo non male di più. Devo togliere anche l'altro perché mi ha fatto scendere un po' quello di sopra. Ce n'è uno che avevo già riparato, che siamo lì e lì, e devo mettere un perno e c'ho da fare 2 otturazioni. Solo che ora devo andare alla clinica a vedere se riescono brevemente a togliermi almeno questo qua che mi sta facendo male, e poi mi fanno lavoro quando hanno tempo, perché per fortuna per loro hanno attese lunghe perché hanno tanto lavoro, ma io c'ho male oggi. Guarda, vi facciamo vedere il preventivo così vi sentite male con noi. Questo è il preventivo perché ci hanno fatto primiera consulta, cioè primero visita, i raggi in 3D e scanner 3D, 50 euro, 2 impianti in titanio, 2 corone di zirconio, che sarebbe per i 2 impianti, 2 estrazioni Dei denti del giudizio. dei denti del giudizio e 0,5 grammi di osso che dovrebbero installarmi, dove mi devono mettere una capsula perché dalla radiografia in 3D c'ho l'osso un po' rovinato, per un bella totale di 2000 euro. Non è tantissimo, ma se ne hai tanti, se ne hai pochi diventano tanti. Però faremo anche questo, non è un problema, perché la bocca bisogna curarla in primis. Meglio una pizza in meno al ristorante, ma curarsi la bocca. Pizza da cracco in meno, ma se vai in pizzerie normali diventano 10 pizze. E Jessica però bisogna andare da un'altra parte, per loro le otturazioni lì non sono specializzate, o meglio lo fanno solo un giorno a settimana e ci vuol tanto. Ora vado da loro e poi parto con Cristobal, che devo andare a prendere del materiale per iniziare un nuovo impianto a litio a dei signori del Belgio. In cammino verso la clinica dentale. Il tempo non è dei migliori, sta facendo freschetto anche qua. Che più che freschetto aggiungerei proprio freddo. Verdà? Sì. E anche il tempo, sì, fa qualche giorno bello, vedete, diventa un po' grigio, un po' nero, non è dei migliori. Ora dritti in su verso la clinica. Quasi arrivati, siamo di fronte al fruttivendolo dove veniamo sempre a comprare, e poco più avanti c'è la clinica dentale. E rimane qua, Dental Clinic. Andiamo a vedere cosa ci dicono. Dai, diciamola così. Questa qua. Li ho pregati in tutte le lingue e gli ho spiegato che è 3 giorni che c'ho malissimo. Alla fine ora sono le 10, all'1:30 devo essere qua che tolgo tutto. Faccio la dentiera, quella che metto sul comodino. Quindi fate il segno della croce per me, che vada tutto bene, perché comunque è un'estrazione, sono 3 estrazioni difficili, 2 denti del giudizio e una di un dente che è già stato curato, quindi sarà un po' complicata. Devono mettere l'osso e devono mettere il perno e fissare quelli di sopra che non scendono. Vamos! Siamo con Cristobal in furgone. Cristobal, lui ha un furgone, è lì nell'area con i camper insieme a noi e mi sta accompagnando a prendere i pannelli solari, quello che manca, perché è molto grande e spazioso. Lui è Cristobal. Andiamo a Malaga, all'Obramat, a comprare il tutto. Cavi presi, ora siamo arrivati dall'Obramat e andiamo a prendere il restante materiale. Cavi non serviva tantissimo, però quello che serviva l'abbiamo preso. Siamo usciti dall'Obramat, pannello da 460 preso, legno per costruire la batteria, barre filettate, cavo 220, cavo solare, portafusibili, rivetti, silicone e tutto l'occorrente. Ora torniamo indietro.
Qua c'è il cavo che abbiamo preso invece dall'altro negozio da 50 per fare gli altri lavori. E ora de vuelta. Ok ragazzi, abbiamo messo il pannello già sul tetto così al suo posto, abbiamo scaricato tutto, Cristobal è andato via. Ora sono in camper perché è l'una meno qualche minuto, ma ha già chiamato un signore spagnolo che si è rotta la batteria, e un altro che sta arrivando che sono, non so, svedesi forse, che hanno problemi che non hanno corrente. Il problema è che devo mangiare, devo andare al dentista all'1:30. Poi col lavoro che ti devono fare, vedi, a montare batterie. Ci vedo io. Inizierò a fare io qualcosa, ragazzi. Mi metterò a montare io pannelli, batterie, perché qui se no. Cosa mi hai preparato come ultimo pranzo? Bel sugo di salsiccia. Perfetto, che non me lo posso manco godere perché c'ho male in bocca e ci avrò male peggio dopo. Però almeno l'ultimo piatto, dai. Stasera prodino. L'ultimo pranzo. Ma non so se posso mangiare roba calda. In teoria devi mangiare roba fredda. Di frutta. Vabbè, se no sto a dieta, male non mi fa. Ah no. Riserva ce n'ho per sopravvivere. Sicuramente male non ti fa. Bene. No, Pippo! Hai visto, Pippo? Oh! Vabbè, mangiamo. Non può parlare. Non può parlare perché c'ha due tamponi. Gli hanno tolto 2 denti del giudizio per il momento. Poi tra 2 settimane deve rientrare, cioè ritornare. E gli devono togliere un altro dente. E poi gli devono fare il perno. E dopo il perno bisognerà aspettare un paio di mesi, 3 mesi, che si sistema il tutto. In più gli devono bloccare i denti sopra dove gli hanno tolto i 2 denti, in modo che quelli sopra non scendono giù. E poi tra 3 mesi, tra 3 mesi sono finiti i soldi e non facciamo più niente, sta senza denti a 34 anni. Siamo messi bene. Ciao ciao! Oggi, ora, andiamo in farmacia a prendere le medicine. Scusate, ma devo capire cosa mi sta dicendo. Ciao ciao, a dopo. Sono le 17:42. Sono le 6:20. Sono passate 4 ore che mi hanno distrutto la bocca. Mi hanno fatto solo, come dicevamo prima, le estrazioni. Però, scusate, Bello gonfio. non si molla e si inizia lo stesso a costruire la batteria dei signori. Così ci portiamo avanti. Jessica edita i video per voi, li carica su YouTube. Io eseguo lavori e lei lavora in un altro modo. Ora iniziamo a tagliare i legni per l'assemblaggio. Punto della situazione. Sono le ore 8:45. le 9:45. Ho cenato più o meno, mi sono mangiato 2 yogurt e un po' di gelato freddo perché ora sta iniziando a passare l'anestesia e sta iniziando veramente a far male. Il mini bro si è mangiato un toast e un po' di macedonia. Jessica ha mangiato il toast e ora in bocca Pippo. Peggio dei bambini piccoli. Mortadellina ha mangiato e la batteria è quasi terminata. Mancano ancora un paio di collegamenti, un paio di cosine, ma ci siamo quasi. Facciamo un po' di reset di tutto, un po' di relax. Devo prendere ora tra un po' l'antibiotico, l'antinfiammatorio, l'antidolorifico perché sta iniziando a pulsare. Ci vediamo dopo. È arrivata l'ora della nanna. Dopo cena ho messo un po' a posto gli attrezzi, ho messo un po' tutto a posto, mi sono preso l'antibiotico e tutto. E ora speriamo di andare a dormire che non succede niente. Devo dormire con un cuscino un po' alto per non stare troppo giù. Però è che io ho il vizio di notte che poi mi metto a pancia in giù senza cuscini. Vedremo cosa succede. Buonanotte a tutti e al prossimo episodio. Buongiorno mondo, come andiamo? La notte del dente l'abbiamo passata bene, ma stamattina quando stava finendo l'effetto dell'antibiotico, antinfiammatorio, antidolorifico che avevo in corpo iniziava a pulsare. Allora ho fatto colazione di corsa, ho mangiato un po' di yogurt, ho preso le pastiglie, ho avuto 10 minuti di un po' inferno. Per ora sembrerebbe che si stia calmando il tutto. Inizia la giornata, ora devo andare dai signori, quelli del Belgio, a prendere con lasciatori il sacchetto dei cavi per completare
al 100% la batteria, Christian in pigiama che sta facendo i compiti, Pippo è già qui a prendere il sole, Bernice dorme, tanto per cambiare. Amore, te hai già fatto la pappa, sei già uscito, ora la mamma ti lava la faccina, bisogna capire di nuovo cosa c'è in sto schietto perché non è bello. E Jessica è qua mezza pronta. Dopo che finisco un attimo la batteria, è uscita un'urgenza da un signori che sono in viaggio, che ci hanno scritto sul vecchio video, che sono passati di qua, che non caricano più dei pannelli dall'alternatore, non so cosa gli sia successo, quindi gli vado a dare un occhio al volo che spero per loro sia solo magari un fusibile, quindi possono rimettersi in viaggio, e se invece è qualcosa di più grosso bisogna valutare, capire cos'è e capire dov'è il problema, ecco. Ora faccia e basta, perché i denti per 2 giorni non posso lavarli. Neanche il caffè mi hai fatto. Devo ancora... Cioè- no, perché non lo posso bere io. Ah, ecco. Ora te lo faccio, un Hai visto? attimo. Lui non può berlo, quindi a me non me lo fa. Un attimo, non me ho la faccio da finito. sola, tranquillo. Sono stato male, non l'hai visto. No, ce l'ho già da solo, non serve, ma fai tu, Te tranquillo. la faccio dall'altra parte. Almeno. No, ce l'ho da tutte e due le parti. Mettiamoci all'opera. La batteria l'abbiamo finita, ora poi ve la faccio vedere. Sto mangiando un po' di minestra con la cannuccia. Messo bene. Con la cannuccia. Che tocca fare. Pensa. E loro si mangiano. Alla tua età. Ne sa un po'. Beh, non è colpa mia. Arrivi a 60 che sei senza denti. A 60 mi faccio mettere la dentiera, che la sera la metto nel comodino, nel bicchiere d'acqua lì sopra, da vicino a te, dalla mansarda. Sì, che mi guarda, mi controlla. guarda. Se si fanno già ora, tanto con tutti i problemi che hai. Ecco, direi che sarà dura mangiare. Ok ragazzi, abbiamo iniziato l'installazione, vi faccio vedere cosa ho fatto finora. Il pannello ve lo faccio vedere dopo che l'ho messo, ora non salgo di nuovo su. Qui siamo nel garage, abbiamo installato il primo regolatore solare NDS che gestirà i 2 pannelli vecchi, un 100/30 che gestirà il 460 watt nuovo che stiamo installando. Ora andremo a mettere questo che è per la 220 e il DC-DC per caricare da alternatore. Ragazzuoli, è giunto il termine della giornata, siamo rientrati alla base, abbiamo fatto tanto lavoro, sono riuscito già a posizionare la batteria a litio così hanno corrente, se no rimanevano senza luce. Esaurito. Tu sei stanco, ma lui è esaurito. Quindi? Bravo che manda bacino lui ai suoi follower. Che bravo che è tuo bambino. Esaurito. Niente ragazzi, domani rimane da fare tutta la linea 220, vi faccio vedere poi anche il pannello commesso e vi faccio vedere l'opera d'arte finita. Non so se riesco a finire domani, devo fare tutta la linea 220, ho ancora un po' di dolore, quindi sono un po' ancora al 50% come le batterie di capacità. Niente, ora ci prepareremo per far cena, io di nuovo andrò a yogurt e cose varie, però ancora oggi è così, un paio di giorni che si cicatrizza bene tutto e poi si rimagna. E anche stasera una bella minestrina succhiata con la cannuccia, un bel yogurtino succhiato con la cannuccia, non me l'ha tolto nessuno. Anche Jessica ha mangiato la minestra per compassione. Sì, per cercare di darti un po' di sollievo Sostegno. a te, di sostegno. Però io ci ho messo i crostini. Io non posso. Invece Christian ha distrutto il monopattino. Non è che l'ho distrutto, si è rotto. Io non gliene compro più. Ah beh, guarda, se lo può non dimenticare. Vabbè, di con più. i miei soldi. No, te lo dimentichi che è durato così poco che già spendi altri 200 Un anno euro. è durato. Pensa un po', 220 euro. Anche oggi siamo giunti alla notte, ora andiamo a nanna, ci vediamo domani. Sono già tutti andati in branda, io sono rimasto qua da solo, anche se ho appena preso le medicine. L'unica che vi dà un saluto è Jessica. Buonanotte. Ci vediamo domani per un altro episodio e per finire l'impianto. Non so se riesco domani a finire tutto, però vediamo cosa riusciamo a fare. Più che altro che ho ancora male, non riesco ad andare con i miei ritmi. Però sinceramente parlando, oggi essere andato con questi ritmi normali, non che me la sono menata, diciamo che non fa neanche male doversi sempre ammazzare fino all'osso, correre, anche andare tranquilli si arriva allo stesso all'obiettivo, quindi
Poi vabbè, io sono lo stesso preciso, però lavorare precisi, in ordine, puliti e veloce, puoi fare anche tutto questo senza andare per forza veloce, schifo non fa. Ho notato che si lavora bene uguale, quindi ho imparato, vedete, c'è sempre da imparare nella vita. A domani, buonanotte a tutti con questa perla di saggezza, ci vediamo al prossimo video, ciao! Buongiorno mondo, oggi è mercoledì, c'è il mercatino, c'è una bellissima giornata a quanto pare, ora ve la mostro. Direi che è molto bello, il sole bacia i belli. Io mi sono svegliato e faccio ora il mio percorso. Antibiotico, che è uno ogni 8 ore, l'abbiamo presa a mezzanotte, sono le 8 e qualcosa, sono un po' in ritardo, questo bel pastiglione. Poi c'ho da prendere questo Forte Cortin, che cos'era? L'anti-infiammatorio, se non sbaglio. E poi sì, c'è Cortisone, non so perché te l'hanno dato. l'Enantium, che è un antinfiammatorio, me l'hanno dato come antinfiammatorio uno ogni 8 ore, quindi l'Enantium l'ho preso prima. E allora questo è E quello è l'antinfiammatorio. l'antinfiammatorio che è il cortisone. Non so perché ti hanno dato un antinfiammatorio come il cortisone, ma questo è. Poi faccio un po' di colazione rapida e poi andiamo a scoprire il mondo. Signorina Jessica, salutiamo i follower. Vamos. Buongiorno. Buongiorno. Ne ha appena mangiato. Buongiorno. Saluta. Buongiorno. Mangia. Oggi non vi saluta, mangia. Come sempre, l'equipo l'avete salutato. Mettiamoci in marcia, ragazzi. Siamo già in giro. Abbiamo fatto un mezzo giretto in quel mercatino che c'è solito il mercoledì qui a Ben Almadena. E ora sto andando a prendere degli spinottini che mi mancano per finire oggi la linea 220 con l'NDS Priority Switch, in modo che possono caricare sia da rete fissa che da generatore, poi con l'inverter che switcha su tutte le prese a 220. Un relay di priorità, niente di più, niente di meno. Quindi vamos. Dopo una bella camminata di 5 km quasi, vero Jessica? Sì, tutta in salita. Angelo per di più è un giorno e mezzo che non mangia praticamente. A parte pappette e yogurt. Vabbè. Abbiamo trovato i terminali. Ora vi faccio vedere. Vedete che è tutto abbastanza in salita. Ora qua non rende tanto, ma Ben Almadena, Arroyo della Miel, è tutto in salita. Quindi ogni volta devi fare tutta sta strada che qui sembra poco, ma è abbastanza in salita, e soprattutto per pigri come noi che non camminano tanto diventa ancora di più. Ora rientriamo alla base, mangiamo qualcosa, mangio io qualcosa perché ho mangiato proprio poco, e poi andiamo a finire il lavoro e vi faccio intanto vedere a che punto siamo arrivati. È arrivata l'ora del pranzetto e ora mangiamo. Christian si sta mangiando un po' di pasta che è avanzata di ieri, Christian e Jessica un po' di verdura, un uovo strapazzato, e io provo a mangiarmi anche un po' di uovo strapazzato con un po' di pane da sandwich, quello da toast morbido, il pane bauletto. Questo è il mio pranzo, con un po' di pane, un po' di prosciutto se riesco. Là c'è la pasta di Christian e le verdure di Jessica. Speriamo in bene. Ave Cesare. Sono riuscito a mangiare qualcosina, però ora mi ha preso di nuovo il dolore, ho preso i farmaci. Ora devo aspettare che fanno effetto. Mi sono già pulito un po' la bocca. C'è un vecchio di 60 anni. Lui si è preso la vecchietta, no? Lui è più giovane, no? Lo splendido, che lui è più giovane, bello, giovane. Ce n'ha sempre uno, peggio di me. Io faccio gli anni invecchio, ma sono sempre un fruscello. Tu sei già rovinato. Dopo questa aspetto che mi fa effetto l'antidolorifico e vado a finire di fare l'impianto. Però se parlo non devi far casino sopra. E non farlo scemino. Stira le ali, stiri la letta. Bravo. Vieni. Vabbè ragazzi, domani vi faccio vedere bene tutto. E ora prepariamo. Jessica ha preparato la cena, spero di riuscire a mangiare qualcosa in più stasera. Sento un pelino meno male di dolore, sono sempre sotto antibiotico e tutto, vedo per 7 giorni, 6 giorni, quant'è. Vabbè. E sì, niente. Mi sembra 6 o 7 giorni. Ci vediamo a cena. Cosa ci ha preparato di buono Jessica stasera? Ma di buono, vediamo. Più che altro che riesco a mangiarlo, se riesco a mangiare. La pappettina qua ti mangi. Voltino
Un voltino Un bottino primavera. primavera, il pollo questo qui dovrebbe essere abbastanza, però c'è Il goio tutto. Che palle, ragazzi, che palle. Poi io che sono uno che mangia tanto. Mangio poco. La cosa che mi dà fastidio è che tra 2 settimane, quando praticamente inizierò di nuovo a recuperarmi, devo riandare a toglierne un altro, che è un molare fisso che ormai è rotto, già divitalizzato, e fare un impianto di un perno. Quindi poi di nuovo ce ne avrò per una settimana che starò di cacca. Dovevano farmi tutto subito, ma hanno avuto problemi, non sono riusciti, vabbè. No, vabbè.